Ciao e benvenuto su un nuovo video del mio canale YouTube. Oggi ti parlo di come settare la macchina fotografica per fare video. Ok, probabilmente hai acquistato una nuova macchina fotografica, probabilmente hai una macchina fotografica con qualche anno. Tranquillo, perché tutte le macchine fotografiche possono essere settate in un certo modo per fare dei video che siano gradevoli all'occhio. Ci sono pochi elementi da tenere in considerazione, ma questi elementi sono davvero fondamentali. Vuoi sapere una cosa? È molto più facile da un certo punto di vista settare la macchina fotografica per far video piuttosto che per far foto, anche perché alcuni controlli sono, non voglio dire obbligati, ma vanno utilizzati in quel modo. Ma non voglio spoilerare il contenuto del video, per cui iniziamo immediatamente a vedere quali sono gli aspetti fondamentali su cui prestare massima attenzione quando fai video con la tua macchina fotografica digitale. Iniziamo. Il bilanciamento del bianco è necessario soprattutto per dare il giusto colore agli oggetti nel video, ma anche, e forse ancora più importante, per rendere il colore della tua pelle quanto più naturale possibile. Il nostro occhio riconosce immediatamente un colore della pelle naturale da uno falsato da un non corretto bilanciamento del bianco. Però stai tranquillo, perché bilanciare il bianco è molto più semplice di quello che tu immagini. Esistono fondamentalmente due metodi. Il primo è quello di fare una foto ad un foglio bianco e dire alla macchina di bilanciare il bianco partendo appunto da quella foto. Il secondo metodo è quello che utilizzo io, è quello di settare manualmente il bianco in base ai gradi Kelvin delle lampadine che si utilizzano. Quindi di solito io, quando riprendo in studio o al chiuso, setto il valore del bianco, che è indicato con K nella macchina fotografica, sui 5500. Il frame rate che dovrai scegliere per i video dipende molto dall'effetto più o meno cinematografico che vuoi ottenere. Potresti innanzitutto decidere se vuoi girare in 4K o a 1080, e questa è già una bella differenza. Infatti, le differenze sono enormi, come puoi immaginare, sia nella qualità del video che otterrai, ma anche nel peso e nelle risorse necessarie per il tuo computer per editare e elaborare il filmato. Il 4K sicuramente è il futuro, ma è anche abbastanza il presente. Infatti, la maggior parte dei video che vengono caricati su YouTube sono appunto in 4K. Il mio consiglio è questo: se hai una macchina fotografica che supporta il 4K e se hai un computer abbastanza nuovo e quindi performante, ti conviene girare in 4K, altrimenti un buon 1080 va più che bene, quindi non preoccuparti. Deciso questo, non ti resta che scegliere il frame rate: 25, 30, 60, 120, è molto soggettivo. Ricorda però che più è alto il frame rate, più le immagini saranno fluide. Il tempo di scatto ti permette di decidere per quanto tempo la luce deve entrare nell'obiettivo. Più il tempo di scatto è lungo, più luce entrerà nell'obiettivo e quindi più la tua foto o il tuo video risulteranno luminosi. Per fare il video la regola è molto semplice, cioè quella di tenere il valore dello shutter speed al doppio del frame rate. Facciamo un esempio: decidi di girare a 1920x1080 a 25 fps? Benissimo, allora è molto semplice, il tuo shutter speed sarà di un cinquantesimo. Vuoi girare a 1920x1080 a 60 fps? Nessun problema, il tuo shutter speed sarà settato a un 120esimo e così via. Molto semplice. Il diaframma sulla macchina fotografica è indicato dalla lettera F più un numero. Più questo numero è basso, più il diaframma sarà aperto e più luce entrerà nell'obiettivo. Più il numero diventa alto, più il diaframma si chiude e ovviamente farà entrare meno luce. Il diaframma, oltre a determinare la quantità di luce che entra nell'obiettivo, influisce anche sulla profondità di campo, ovvero la sfocatura dello sfondo, questo sia nei video che nelle foto. Per ottenere un video con lo sfondo sfocato dovrai aprire quindi il diaframma il più possibile, ok, avendo quindi un numero basso, ad esempio f1.4. In generale, soprattutto se non hai lenti super professionali e se giri all'interno della casa o del tuo studio, ti consiglio di tenere questo valore quanto più basso possibile per garantirti la luce nelle tue riprese.
Gli ISO rappresentano la sensibilità del sensore. La sensibilità ISO viene indicata da numeri che vanno da 100 a 200, a 400, a 800 e così via. Alzando troppo la sensibilità ISO, il video inizia ad avere quello che viene definito rumore di fondo, ovvero un fastidio che rende il video sgranato o comunque poco nitido, te ne sarei accorto sicuramente. Questo perché, alzando gli ISO, il sensore viene sforzato eccessivamente per vedere più di quello che può vedere magari nella scena buia o comunque poco illuminata che stai riprendendo. Quindi stai molto attento a non alzare troppo gli ISO. Ovviamente, un po' come ti dicevo anche prima, laddove tu dovessi avere delle lenti che non ti permettono di ottenere la giusta quantità di luce e quindi di avere delle riprese poco luminose, l'unica cosa che tu puoi fare è quella di alzare gli ISO per compensare. Ti consiglio però di fare dei test per verificare fin dove puoi spingere la tua macchina fotografica prima che subentri il rumore di fondo a rovinare la qualità delle immagini. Ovviamente più la tua fotocamera è professionale e performante, più alto potrà essere l'ISO, il valore degli ISO che potrai utilizzare. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. È un video nel quale ho cercato di darti gli elementi fondamentali, quelli davvero indispensabili, che servono appunto per permetterti di fare dei video che si vedano meglio, proprio appunto partendo dal settaggio della macchina fotografica. All'inizio, quando ho iniziato, ho guardato ore e ore di video cercando appunto quelli che potevano essere i consigli principali per permettermi di settare la macchina fotografica per fare video. Ecco, questo video è un po' il sunto di quello che ho studiato, di quello che ho appreso, cercando di essere, come nel mio stile, molto semplice, in modo da farti arrivare direttamente al dunque, per permetterti fin da adesso, appena questo video sarà finito, di settare al meglio la tua macchina fotografica e di fare video meravigliosi. Bene, non mi resta, prima di salutarti, di chiederti di iscriverti al mio canale qualora tu non l'avessi ancora fatto, di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video e niente, ti do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo video. Grazie ancora, ciao!